Una cliente ci chiede come fare il cambio colore di una Spinel Ciao, quindi cambieremo adesso le scocche colorate, frontale e retro, da verde e le vole nera. Vi facciamo vedere come smontare le paratie, come smontare le scocche senza smontare la parte del cablaggio elettronico e senza rompere nessun componente di incastro. Prima di iniziare vi consigliamo di mettere un telo sul banco da lavoro per evitare di rigare tutte le paratie laterali, che sono la parte più delicata in questa operazione, quando si piega la macchina sul tavolo, sul banco da lavoro, perché si rigano molto facilmente. Procediamo quindi nel rimuovere prima tutti i componenti che si possono rimuovere senza l'ausilio di un attrezzo, quindi il salvagoccia, la rialzina, la parte di chiusura del serbatoio, anche questa abbastanza delicata, quindi si apre leggermente, si inclina e si estrae dai dentini sul fondo del serbatoio. Si toglie anche la parte relativa al filtro. Prima di procedere con la rimozione delle viti di tutta la macchina, vi consiglio di togliere prima chiaramente le carene laterali, che sono quelle all'incastro e sono quelle più delicate. Quindi si piega la macchina sul lato e, come si può vedere da il sotto della macchina, ci sono dei fori dove si può facilmente inserire il cacciavite. Ne servono due per praticità, quindi uno fa leva da questo foro, vedete che si alza, si inserisce l'altro cacciavite nel foro, si utilizza uno dei due per fare leva e sganciare tutti i denti che compongono la scocca e la fanno incastrare a tutta la macchina. Poi saltano facilmente senza problemi, fatelo da una parte che dall'altra, tolti i primi due. È necessario il cacciavite. Fate la stessa cosa poi dall'altra parte. Una volta fatto questo, io ho già rimosso le 4 viti che si trovano sul retro, sono queste 4 che bloccano la parte del fondo dove c'è il serbatoio e quella superiore calamitata. Le togliete ed estraete la carena che dovete sostituire. La stessa cosa viene fatta davanti. 3 viti sotto il maniglione che io ho già tolto. Togliete il maniglione. Poi c'è la vite frontale posta dove c'è la mascherina, la parte superiore dove c'è la pulsantiera. Qui non conviene togliere il cablaggio, basta fare leva qui sotto, come vedete qua, per far saltare semplicemente l'incastro. Premete con le dita, si alza la pulsantiera e con la rotazione si può soltanto far uscire senza togliere assolutamente il cablaggio. Una volta fatto questo, potete andare a togliere le 2 viti che sono poste qui dietro in corrispondenza degli inserimenti del braccio. Una volta fatta anche questa, verrà via tutto il gruppo frontale, compresa la mascherina, senza problemi. Ricordatevi che il beccuccio si può o ruotare, o altrimenti, io non ho, per praticità vado a ruotare la mascherina leggermente per toglierli. Dobbiamo adesso rimontarla con la carena corretta e in questo caso la cliente desiderava una macchina nera. Siamo andati a sostituire la carena e andiamo a rimettere quello che è la pulsantiera e a ricostruire tutta la parte delle paratie, che anche quella è una parte abbastanza delicata per via del fatto dei dentini che si devono incastrare perfettamente da una parte invece che dall'altra. C'è un ordine per poterli inserire correttamente. Quindi partiamo magari dalla parte sempre frontale per poter rimanere con questa inquadratura. Si incastra prima sul fondo la parte della carena e subito sopra si inseriscono le 2 viti che abbiamo appena tolto.
Per reinserire la pulsantiera non si fa altro che rifare la stessa cosa che abbiamo fatto per toglierla, quindi inclinarla leggermente, infilarla da sotto e poi incastrarla a pressione. E rimettiamo il maniglione frontale. Se vogliamo possiamo rimettere anche la parte della mascherina. La parte sul retro bisogna inserirla esattamente come abbiamo fatto inizialmente, rimettendo il tubo di carico. Qui nel rimontare questa parte ricordate che la vite posta qui sopra deve essere quella calamitata. Io l'ho tenuta da parte, se non ve lo ricordate testatela inserendola direttamente dove c'è la chiusura del serbatoio per vedere se la calamita viene attratta dalla vite. Una volta inserito anche questo vi ricordo di mettere la parte della retina sul tubo di carico e dobbiamo rimettere la parte della copertura del serbatoio, quindi si inserisce sempre come abbiamo fatto prima da un lato e si incastra in questo modo. Possiamo già rimettere il serbatoio se volete, ormai non ci occorre più. La chiusura, vediamo, chiusura calamitata funziona, quindi dobbiamo rimettere le paratie. Paratie laterali sono abbastanza delicate perché vi faccio vedere, questa parte qui è quella dove si deve incastrare la parte dentata più delicata, quindi andate a identificare la paratia corretta. In questo caso ci sono questi 4 dentini che devono essere incastrati non in questo modo, ma bisogna metterli quasi verticalmente, diciamo in maniera orizzontale, per far sì che si possa fare pressione da questo lato e sopra questi punti, perché si deve proprio incastrare e consentire poi alla macchina, si sentirà, vedete, ok, e con la chiusura in questo modo vi basterà solo fare pressione nei punti dove ci sono i denti corrispondenti. In questo modo riuscite a chiuderla. Se non fate in questo modo e questa parte non viene incastrata correttamente, non riuscirete a chiuderla. Ok, possiamo rimettere salvagocce e rialzina. Abbiamo completamente montato adesso la macchina con la carenatura nera.